Depuis quand? 1924. Quelle fonction avez-vous occupée dans le Parti communiste illégal? Je ne connais pas le parti illégal. Jusqu'à janvier 1933, mes fonctions dans le parti allemand étaient d'ordre technique. Vous êtes allé en Russie. Comme technicien, j'étais attaché à l'électrozavod. On verra ça. Quelle était votre fonction dans la République allemande de la Volga? Jamais vu cette république, ni la Volga. À quelle cellule apparteniez-vous à Berlin? EX 10-15. On verra ça. Sous la direction de... Hans. J'allais le dire. Je te demande son nom de famille. Est-ce que tu te fous de moi? Nous ne connaissons nos camarades que par leurs prénoms, sans exception. Son adresse? Je ne l'ai jamais vu hors de la cellule. Bon, moi je vais te faire mettre dans une des nôtres, tu vas voir. Comme ça va te rafraîchir la mémoire. Depuis combien de temps étais-tu à Moabit? 6 mois. 180 jours depuis ton arrestation. 180, tiens. Dis donc, pendant ce temps-là, qui est-ce qui couche avec ta femme? Qui est-ce qui couche avec ta femme? Je ne suis pas marié. Ça n'empêche pas d'avoir une femme. Kastner! Je suis connu à ma légation. Le conspirateur le plus idiot ne demande pas de feu aux gendarmes pour entrer sous leurs yeux dans une souricière. Il n'est pas plus difficile d'aller à la légation avec des faux papiers que dans la rue. S'il me torturait pour me faire donner des renseignements que je ne possède pas, je n'y pourrais rien. Supposons donc que je ne les possède pas. Il fallait fuir dans une passivité totale, dans l'irresponsabilité du sommeil et de la folie. Et cependant garder l'affût d'une pensée assez lucide pour se défendre, pour ne pas se laisser détruire, là irrémédiablement. S'arracher à soi-même pour ne livrer de soi que ce qui n'était pas l'essentiel. Et peut-être allait-il être assommé, mais à Hagen, dans une usine de 750 ouvriers, il avait été impossible, malgré la terreur, de faire dénoncer un seul d'entre ceux qui avaient distribué les tracts. Alors quoi, tu craches ton drapeau? Un gros trait rouge lui jaillit à la figure, crépitant et fulgurant. Un coup à la nuque, il s'évanouit enfin. Je deviens déjà fou, pensa-t-il. Ici, il est difficile de se tuer avant. Il faut absolument inventer quelque chose. Si on me torture, j'aurai peut-être la chance d'être assez fort pour me taire. Mais si je deviens fou...
avoir sauvé la liste pour avouer des choses 10 fois plus importantes et peut-être ne s'en aperçoit-on pas. Une chasse vertigineuse lançait son esprit vers les images qui maintenaient sa vie. Il fallait organiser cette chasse, la transformer en volonté. Bakounine prisonnier rédigeait chaque jour en imagination un journal entier, éditorial, information, conte, feuilleton, écho. Les images suscitées par la musique rapides n'avaient été que des spectacles, il fallait les faire entrer dans la durée. Tout le problème de la captivité était de cesser d'être passif. Peut-être Kastner parviendrait-il à vaincre l'hébétude et la folie et l'obsession de l'évasion qui continuait sa vie souterraine comme le salut éternel sous la vie pécheresse d'un chrétien. Il y avait encore autant de force en lui que de menaces autour de lui. C'était comment? Terrible. J'avais si peur. Ils ont accepté la fausse identité. Non. C'est-à-dire pas du début. Ensuite, quelqu'un a déclaré qu'il était Kastner. Je ne sais pas qui. Tué. Je ne sais pas. Comment va-t-il? Je ne suis pas toujours une femme très heureuse. Je vis une vie difficile à vivre et pourtant, rien au monde n'est plus fort, rien, que de savoir que cet enfant est là et qu'il est à moi. Je pense qu'il y a dans cette ville, je ne sais pas, 5 000, 10 000 enfants. Et des milliers de femmes que les douleurs vont prendre dans un moment. Ça commence presque toujours vers 1 ou 2 heures du matin. Et qui attendent avec angoisse, oui, mais aussi avec autre chose, auprès de quoi le mot joie n'a presque pas de sens, ni aucun mot. Et depuis que le monde est monde, chaque nuit a été comme ça. Les hommes n'ont pas d'enfants et pourtant, au cachot, ils ont grand besoin que quelque chose existe, qui vive à la même profondeur que la douleur. La joie n'a pas de langage. Pour moi, la joie, c'était la musique. Maintenant, j'ai horreur de la musique. Je voudrais écrire de nouveau. Dans le cachot, j'ai essayé de me servir de la musique pour me défendre. Des heures. Ça donnait une phrase, une seule.
l'appel des caravaniers. Et si cette nuit est une nuit du destin? Bénédiction sur elle jusqu'à l'apparition de l'aurore. Même ton prochain départ, je veux l'accepter moins mal que tu ne crois. J'ai envie de marcher, de sortir avec toi, n'importe où. Il faut que j'aille chercher quelqu'un pour garder le petit. Cambiato? Certo, da 2 anni prima lo ero. Certo, chiunque mi avesse conosciuto 2 anni prima avrebbe potuto dire che lo ero. A volte avrei voluto riuscire a dir loro com'ero stato, perché potessero dirmi come fossi ora. Almeno riuscire a dirlo a lei. Ma certo ero cambiato, già quando loro mi conobbero. E certo nei giorni stessi in cui loro mi conobbero, cambiai ancora in qualche modo. E certo un mese dopo, ero di nuovo un po' cambiato e andavo avanti a cambiare ogni giorno un poco. Malgrado, alle volte per una cosa o un'altra che mi accadeva, avessi l'impressione di non essere cambiato in niente, nemmeno da 1 anno prima o da 2 anni prima. Quei giorni furono i nostri migliori. Un febbraio, col sole che rendeva la neve come un velluto bianco su tutti i dorsi delle colline e col pericolo di disperderci che era finito, con loro che ritornavano invece di continuare ad andarsene, ma con le difficoltà che c'erano ancora, con l'inverno che c'era ancora. Io quei giorni, perciò, non potevo non essere cambiato e dovevo esserlo, persino agli occhi di lei. Se non era stata lei a cambiare, a pensare diversamente dal suo modo di pensare e diversamente apprezzare. Solo pochi giorni prima avevo avuto il mio scatto con Toma, ma questo non parve togliere agli occhi di lei che io stessi cambiando. E fu uno scatto anche il suo a dirmi quella sua parola. Per cui non vi fu rottura tra di noi e la nostra cosa riprese subito il suo movimento, che ormai era di crescere, da quando s'era udito nel villaggio il motore della moto. Finalmente si scioglieva dal suo granito nero ed era curioso che mentre mi piaceva per questo, per l'indole che aveva, io mi accorgessi di volergli bene solo ora. Vale a dire, era la sua natura che mi seduceva, ma era di vederla fondersi che mi inteneriva. Ora vedevo in lui come deve essere un uomo, tenace di fronte alle cose, eppure anche dolce e comprensivo, dico non soltanto con me. Sarebbe stato lo stesso se lo fosse stato con me solo. Potevo pensarlo finalmente anche gentile e buono, ma non sarebbe servito che fosse buono con me per pensarlo buono. Ed era questo che mi inteneriva, di poterlo pensare anche buono nel pensarlo bravo e di vederlo ad un tempo bravo e buono. Era dicembre, era gennaio, era ogni giorno più difficile tener duro. E lui veniva sempre davanti a me come se mi chiedesse se era stato bravo. Era in tal modo che cresceva tra noi la confidenza. Poteva chiedermi, sono stato bravo? E io potevo rispondergli, ma sì che lo sei stato.
Non mancava mai di esserlo e forse mai aveva mancato di esserlo fin dal principio. Perciò non aveva senso che io gli dicessi che lo era stato e non glielo dicevo. O gli dicevo che lo era stato pensando di dirgli che era stato tutto il resto, cioè gentile e buono, come avrebbe avuto più senso che gli dicessi. Se solo si fosse già avuta tra noi tutta la confidenza che occorre per dire queste parole. Ma egli, come se capisse, smise di chiedermi se era bravo. Mutò anche tono nella sua domanda, veniva un po' spavaldo, persino un po' beffardo, e mi chiedeva: «Ti sembro ancora un fascista?» Io non gli rispondevo, la confidenza s'era un po' fermata tra noi. E inoltre Giralda Adorno sentì una volta quello che lui diceva, gli chiese allora se io non preferivo che mi sembrasse un fazzoletto rosso o un toma. E fu anche per questo che egli diede alla prima occasione quello schiaffo a Toma. Io non ho mai negato che mi piace star dietro alle ragazze, ero stato anche dietro all'Antonia e negli ultimi tempi anche dietro all'Elvira. Ma se una ragazza non vuol saperne, non insisto mai, né poi le manco di rispetto. O manco di stimare chi lei mi ha preferito, se è tipo da stimare. Siracusa me l'ero tolta subito dalla testa. In luglio, appena vidi che aveva scelto di mettersi con Ventura. E tutti possono testimoniare che era come se non l'avessi mai guardata. Solo sarebbe stato un bene che avessi potuto sapere che tipo era. Ora mi restava il tarlo che forse non fosse in tutto come un'altra. E così non sapevo più che cosa e quanto avevo da un'altra. E così mi è potuto accadere che avevo di nuovo in testa lei dopo mesi e mesi. D'un tratto mi pareva che fosse per finire tra Ventura e lei. Invece era la maledetta voglia che non mi ero tolta di lei a farmelo parere, e ho avuto la vergogna di mostrarmi come se fossi lì ad aspettare. E ho avuto la vergogna di dovermi tirare indietro da lei una seconda volta, e ho avuto la fatica di dover ricominciare a togliermela dalla testa e di tenermi dal voler male a lui e di non essere contento, mentre tutti lo erano in quei giorni di febbraio. Ma lei, perché mi lasciò credere che non le seccava? La storia che seguì tra noi fece presto a passare. Non era per Toma che mi importava, era per lui stesso. E potei capire che uno schiaffo, dato in quelle circostanze, con quell'esasperazione che c'era, non significava niente di molto grave. Pure io non fui tanto liscia. Volevo che si riavvicinasse, ma volevo anche che si pungesse un poco su di me dopo quell'accaduto. E gli dicevo, per esempio, che uno non avrebbe avuto da far storie se avessi voluto mettermi con Toma. Lo vorresti? Lui mi chiese. Non vorrei niente, io gli dissi, ma tu non devi credere che potresti impedirmelo se lo volessi. Gli dissi, insomma, che se non andavo a letto con un altro mentre m'ero messa con lui, non era perché avessi paura di lui o perché non volessi fare un torto a lui, ma semplicemente perché non avevo la minima voglia di andarci. Egli allora mi disse che avrei potuto dire la stessa cosa parlando molto meno,
Cioè, io gli dissi, era la mia ultima punta alla quale lui potesse pungersi. Ed eravamo all'aperto. Si camminava io avanti, lui dietro, dopo il pasto della sera, con le nevi sotto a noi fino alle stesse lontananze che si vedevano di giorno tra le più alte nevi. E io, invece di pensare come mai le vedevamo, mi domandavo se avremmo potuto far l'amore anche lì fuori, senza doverci stendere per terra. Sembrava che non si avesse una casa dove correre o che non vi fosse più tempo. Pure potei notare che le nevi intorno erano azzurre e le pensai come ghiacci più che nevi, profondamente dure e come se a picchiarvi sopra dovessero produrre le scintille che le selci producono. Ma non dovevo vederli più così dall'indomani. Scorgemmo lumi di sopra a noi, il cielo era libero. E i lumi erano stelle che tremavano in un vento lontano. Sarebbe stato un cielo azzurro l'indomani, già vedevamo come sarebbe stato. E nell'impazienza che venisse il giorno, non ci riuscì di addormentarci. Noi ora avevamo una nostra stanza, dietro alle stalle e staccata dal villaggio di qualche centinaio di metri. È la nostra casa. Lui si affacciava di continuo sulla porta per vedere se era ancora lo stesso cielo che avevamo veduto. Anch'io volevo affacciarmi e lui, dopo molte volte, quando era metà della notte, non poté più tenersi dal correre e dire agli altri di quel cielo che stava per darci un buon sole invernale. Soprattutto era per lui la mia vergogna, cioè dinanzi al modo che lui era con me, continuando a considerarmi in tutto come prima. Per esempio la notte in cui cominciò il buono del nostro inverno, lui venne a chiamarci fuori dai nostri dormitori e io mi svegliai nei colpi del mio nome: Toma, Toma! Bussava e chiamava e diceva il mio nome invece di un altro. Mi domandai che vuole, ma sentii il rimanente che lui diceva e avevo proprio vergogna. Esci a vedere che cosa abbiamo, lui diceva. E mi diceva di svegliare Spataro, di svegliare tutti quanti e di uscire a vedere con tutti loro. Che cosa avevamo? Che cosa? Domandammo. Lo sentimmo allontanarsi e bussare a un'altra porta e lì chiamare Cataldo, ma da noi aveva chiamato me. E questo era una strizzata d'occhio che mi aveva rivolto come a uno con cui sapeva d'intendersi, per via di tutte le cose che si facevano insieme. Diceva che avevamo il sole. Io allora credo che sperai che fosse impazzito, era buio nella finestra. E potei vedere al mio polso che erano le 3 di notte, ma fuori era un buio blu, alto sul chiarore delle masse di neve. Era il cielo, cosparso di stelle verdi che tremavano e non c'era pazzia in lui. Era il sole che avevamo. E c'era la mia vergogna di non saper essere contento che lo avevamo. Era questo che di lui mi inteneriva, vederlo contento non proprio per sé, non esattamente di sé, ma della contentezza che era lì. E poteva essere lì nel nostro villaggio. Si sarebbe detto che pensasse di dover lavorare a fabbricarla nel villaggio, per poterne poi avere la sua parte. Certo pensava che io stessa
non avessi modo d'esser contenta di lui che se ero contenta di come andavano le cose di tutti noi. O almeno dei nostri sforzi per farle andare. E veramente era per questo che aveva incominciato a intenerirmi per tutte le volte in cui, come quella notte, mostrava un simile bisogno che una sua gioia fosse di partecipare a una gioia generale. Così fu stupendo tutto febbraio, nell'inverno che era ormai come ce lo immaginiamo, pensando sole invernale, col piacere che persino Spine fosse ritornato, con la grande soddisfazione dell'energia elettrica che si riuscì ad avere, con quella una sera del villaggio d'un tratto illuminato, con ogni giorno una soddisfazione. E poi marzo con la semina delle patate quarantine, e poi la terra che spumeggiò di verde dove s'era messo il grano. E poi Pasqua con gli agnelli che ammazzammo. E poi tutto aprile col verde del grano che si alzava. E già era più alto di come era stata la neve. Lui mi inteneriva, ho detto, ma accorgevo che forse c'era in lui un'impossibilità d'essere felice altrimenti, cioè buono altrimenti, umano altrimenti. Era come se dovesse raccogliere da fuori di sé il sentimento di se stesso, come se non avesse una coscienza sua propria o avesse nella coscienza qualche proiettile di guerra che gliela paralizzava. Ed era come se anche il suo bene per me dovesse stare attento a non volermelo da dentro se stesso. Sarebbe stato un bene spiacevole che mi avrebbe voluto. Era come se fosse questo, ma io tanto più mi intenerivo, pensando che fosse questo e pensando al suo sforzo di sciogliersi almeno in un simile modo ed essere un uomo in un simile modo, se gli era impossibile d'esserlo nel modo facile e spontaneo in cui possono esserlo tutti gli uomini. Febbraio, poi marzo. È in febbraio l'energia elettrica che riuscimmo ad avere per i nostri impianti, con le lampadine, che erano anch'esse già installate, con la luce che di colpo vi fu in ogni nostra casa, come se vi fosse sbocciata. E a fine febbraio, le rosse aperture di terra tra le mammelle della neve, che si smembrava senza essersi appassita. E subito questa terra da concimare, poi da avvangare. E il piacere che questo fosse ancora inverno, pur non essendo più il duro nemico che era stato. Anche tutto aprile fu il tempo migliore per noi, con la nostra cosa che continuava ad avere il suo movimento di salire, per via del modo in cui era il nostro villaggio, la nostra terra, e in cui erano tutti loro. Io stesso così potevo credere di essere davvero cambiato, ero contento e sapevo che non sarei stato contento se fossi rimasto come ero stato. Da un pezzo me lo domandavo, ma lo sono? E se per un pezzo non avevo avuto niente da rispondermi, poi era cominciato che a volte potevo dirmi di esserlo e a volte non potevo dirmelo, avevo anche paura di trovare di non esserlo. Cercavo di trovare che lo ero, anche se non lo ero, ma potei cominciare a dire a lei
che ero contento e potei cominciare a mostrarle che lo ero e cominciare ad esserlo. Io non so se si capisce che cosa significasse, bisogna pensare come ci si era messi insieme quella riunione di gente. Poteva diventare una buona cosa o anche una pessima cosa. Ognuno di loro era uno che poteva, nel combinarsi con gli altri, farla diventare buona o farla diventare cattiva. Ognuno era pronto a entrambe le combinazioni, io ero invece come se non fossi pronto che a una combinazione sola. Potevo volere che si facesse una buona cosa e potevo lavorare per farla. Potevo essere il più accanito a lavorare per farla, ma quello che avevo già pronto in me non mi serviva a farla. Ecco dunque come mai mi chiedessi se ero contento mentre quella riunione diventava una buona cosa. Mi importava o non mi importava che fosse una cosa così buona? A volte mi importava, a volte non mi importava, ma in quei giorni, da febbraio fino a maggio, ne ero proprio contento, mi piaceva proprio di esserci dentro. E che cosa voleva dire che mi piacesse di esserci dentro? Non voleva dire che ero cambiato. La cosa tra me e lei continuava appunto a salire, come se fossi cambiato, e aiutai a mettere le patate nella terra che era ancora intrisa del fresco della neve, avendo un piacere di farlo, come se fossi cambiato, e il verde, che mutava nelle pieghe della nostra terra con l'alzarsi del frumento, era al mio sguardo come se io fossi cambiato, e anche l'odore del fumo di latte e sterpi quando cominciarono a fare la ricotta era come se io fossi cambiato. En 1919, c'est la révolution contre l'occupant britannique. Les masses rurales, déshéritées et pauvres, en sont la force principale, multipliant le sabotage des voies de communication et organisant de très nombreux accrochages avec l'armée d'occupation. Et les objectifs démocratiques révolutionnaires sont liés aux objectifs patriotiques. Des embryons de pouvoir populaire voient le jour. Des révoltes armées éclatent contre de grands propriétaires. Les ouvriers, les chômeurs, les étudiants, les boutiquiers, les fonctionnaires se retrouvent côte à côte tout au long de l'année dans les rues du Caire et de la plupart des autres grandes villes, dans des manifestations violentes d'une ampleur inconnue jusque-là. Les ouvriers passeront à des formes de lutte spécifiques, occupation d'usines et autodéfense contre les forces de répression.
يلا يا فتحي والله لو سمحت شويه.
I consigli comunali delle Apuane, dove 23 anni prima Reder e i suoi ammazzarono centinaia di persone, si pronunciano contro la richiesta di grazia dopo il comune di Marzabotto.
C'è stato un modo molto reale di dimenticare quegli uccisi, il modo tenuto dalle classi dirigenti italiane nei primi 10 anni del dopoguerra. Oggi si preferisce parlare delle stragi naziste per non guardare la verità di Indonesia, Vietnam, America Latina, Congo. Al fondo c'è una sola, dura, feroce notizia. Voi non siete dove accade quel che decide del vostro destino. Voi non avete destino. Voi non avete e non siete. In cambio della realtà v'è stata data un'apparenza perfetta, una vita ben imitata, così ben distratti dalla vostra morte da godere una sorta di immortalità. La recitazione della vita non avrà mai fine, felici. Evocare i macelli nazisti equivale a chiederne una chiave, una interpretazione. Quel senso era di aver riassunto nella posizione di vittime e in una incredibile concentrazione di tempo e ferocia tutte le forme di dominio e di violenza dell'uomo sull'uomo, proprie dell'età moderna, di aver riprodotto ad uso di una sola generazione umana quel che diluito nel tempo, nello spazio, nella abitudine e nella insensibilità le classi subalterne europee e le popolazioni colonizzate avevano subito come diniego di esistenza e di storia, come alienazione, reificazione, annichilimento. Ma ricavare questo senso è una lezione di lotta contro le condizioni estreme a noi note che rendono possibile la distruzione dell'uomo, di cui la strage ebraica è solo un esempio, è stato di pochi. Molti portavoce della cosiddetta cultura d'Occidente cercavano interpretazioni extrastoriche e metapolitiche e rapidamente giungevano a situare le stragi naziste nell'ordine del sacro, a considerarle opera del male in sé, in sostanza ad accettare, rovesciandone i contenuti, uno dei miti centrali della mistica nazista, la purezza e purificazione attraverso l'Olocausto. È stata questa, nell'ordine internazionale, una operazione analoga a quella compiuta per interpretare il fascismo. Nell'un caso come nell'altro la posizione sovietica e comunista, nella misura in cui tendeva alla coesistenza, ossia al democratismo ONU, tendeva anche a perpetuare, d'accordo con i portavoce ideologici occidentali, la versione patetico-propagandistica dell'orrore e della bestialità. Naturalmente l'interpretazione classista è stata portata innanzi e in forme ormai canoniche. Tuttavia il limite moralistico, con il suo ottimismo di fondo, ha continuato fino ad ieri a favorire una fissazione del nazismo in forme mitologiche, di cui hanno beneficiato in sostanza le forme atipiche di esso, ossia quelle altrettanto feroci dell'imperialismo moderno. Per dissolvere quella fissazione e far ritrovare alla strage nazista il suo carattere di sanguinosa normalità, è stato necessario che entrassero nella lotta i paesi nei quali il colonialismo europeo aveva installati ben più vasti lager di quelli nazisti e ben più numerosi milioni di vite umane aveva distrutto di quante ne avessero dissolte le SS. E finalmente bisogna dire che nell'azione di coloro che con maggiore coerenza ed eroismo hanno combattuto il nazismo e di cui leggiamo i pensieri o le lettere ultime, e anche, anzi più forse, in coloro che non furono in nessun modo eccezionali e non hanno lasciato nessuna traccia, in coloro che sono stati soltanto vittime, ho sempre sentito che c'era qualcosa che andava al di là della lotta contro il nazismo, qualcosa che non fosse che per un attimo il Supremo concorreva, lo sapessero o no, al sogno di una cosa che gli uomini hanno da tanto tempo, all'enorme sogno degli uomini. Ihr dürstet längst nach Ungewöhnlichem, und wie aus krankem Körper sehnt der Geist von Agrigent sich aus dem alten Gleise. So wagt's, was ihr geerbt, was ihr erworben, was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt, Gesetz und Bräuch der alten Götter Namen,
Vergesst es kühn und hebt wie Neugeborene die Augen auf zur göttlichen Natur. Wenn dann der Geist sich an des Himmels Licht entzündet, süßer Lebensotem euch den Busen wie zum ersten Male tränkt und goldner Früchte voll die Wälder rauschen und Quellen aus dem Fels, wenn euch das Leben der Welt ergreift, ihr Friedensgeist und euchs, wie heilger Wiegensang die Seele stillet, dann aus der Wonne schöner Dämmerung der Erde grün von Neuem euch erglänzt, und Berg und Meer und Wolken und Gestirn, die edeln Kräfte Heldenbrüdern gleich, vor euer Auge kommen, dass die Brust wie Waffenträgern euch nach Taten klopft und eigner schöner Welt, dann reicht die Händ euch wieder, gebt das Wort und teilt das Gut. O dann, ihr Lieben, teilet Tat und Ruhm, wie treue Dioskuren jeder sei, wie alle, wie auf schlanken Säulen ruh, auf richt'gen Ordnungen das neue Leben, und euren Bund befestge das Gesetz. Dann, o ihr Genien der wandelnden Natur, dann ladet euch, ihr Heitern, die ihr aus Tiefen und aus Höhen die Freude nimmt, und sie wie Müh und Glück und Sonnenschein und Regen den eng begrenzten Sterblichen ans Herz aus ferner, fremder Welt herbeibringt. Das freie Volk zu seinen Festen ein, gastfreundlich, fromm, denn liebend gibt, der Sterbliche vom Besten schließt und engt den Busen ihm die Knechtschaft nicht. O Vater! Von Herzen nennt man Erde dann dich wieder, und wie die Blum aus deinem Dunkel sproßt, blüht Wangenrot der Dankenden für dich aus lebensreicher Brust und selig lächeln. Beschenkt mit Liebeskränzen rauschet dann, der Quell hinab wächst unter Segnungen zum Strom, und mit dem Echo Beben der Gestade tönt deiner Wert, o Vater Ozean, der Lobgesang aus freier Wonne wieder. Es fühlt sich neu in himmlischer Verwandtschaft, o Sonnengott, der Menschen Genius, mit dir und dein wie sein ist, was er bildet. Aus Lust und Mut und Lebensfülle gehen die Taten leicht wie deine Strahlen ihm. Und Schönes stirbt in traurig stummer Brust, nicht mehr oft schläft wie edles Samenkorn, das Herz der Sterblichen in toter Schale. Bis ihre Zeit gekommen ist, es atmet, der Äther liebend immer dar um sie, die Schlafenden, und mit den Adlern trinkt ihr Auge Morgenlicht, doch Segen gibt es nicht den Träumenden und kärglich nährt. Vom Nektar, den die Götter der Natur alltäglich reichen sich ihr schlummernd Wesen. Bis sie des engen Treibens müde sind und seines Ursprungs eingedenk das Leben lebendge Schöne sucht und gerne sich entfaltet an der Gegenwart des Reinen. Dann glänzt ein anderer Tag herauf, sie sind's, die lang entbehrten, die Lebendigen, die guten Götter.
Neue Welt.